Realizziamo questa parte meccanica con AutoCAD. Cominciamo a creare le parti 2D, quindi facciamo questo cerchio con un diametro di 44, facciamo un altro cerchio interno con lo stesso centro di diametro 27 e facciamo un altro cerchio interno di diametro 13. Andiamo su una linea, clicchiamo su questo punto e ci alziamo verso l'alto di 83. Facciamo lo stesso anche dall'altra parte e chiudiamo in questo punto. Qui prendiamo una linea, dal punto centrale scendiamo verso il basso di 32. Andiamo sul comando cerchio, facciamo un cerchio di raggio 13 e facciamo un altro cerchio di raggio 10. Clicchiamo su questa linea, ci spostiamo in questa posizione, ci spostiamo in questa posizione e ancora ci spostiamo in questa posizione, in quest'altra posizione. Cancelliamo questo elemento e con il comando taglia tagliamo queste parti. Da questo elemento adesso andiamo a creare le varie parti che ci serviranno per il 3D. Quindi la prima parte è composta da questi elementi, la seconda parte composta da questi elementi che però andiamo a tagliare, quindi questa parte e questa parte. Per finire l'ultima parte è composta da questi elementi che andiamo a tagliare in questa maniera. Con il comando edita unisci andiamo ad unire queste parti per creare delle polilinee e verifichiamo che siano chiuse. A questo punto ci spostiamo nello spazio 3D, selezioniamo tutti questi elementi, andiamo su ruota 3D, clicchiamo sull'asse rosso e facciamo un clic verso l'alto. A questo punto prendiamo questo elemento e lo estrudiamo di 44. Andiamo su questo cerchio e lo estrudiamo di 2. Prendiamo questo elemento e lo estrudiamo fino ad uscire esternamente al di fuori della forma di una quantità a piacere. Andiamo sul comando sottrai e sottraiamo questi due elementi ottenendo la prima parte del nostro oggetto. Selezioniamo questo elemento e lo spostiamo in questa posizione.
Avendo cancellato questo cerchio centrale, lo vado un attimo a ricostruire perché mi serve, quindi mi sposto nell'UCS vista e faccio un cerchio per due punti da questo punto a quest'altro punto. Ritorno di nuovo in una vista 3D, riporto l'UCS in condizioni di normalità, prendo questo elemento e lo estrudo di una quantità pari a 13. Prendo quest'altro elemento e lo sposto posizionandolo su questo spigolo. Con il comando estrudi seleziono questo elemento e lo abbasso a farlo toccare qui e lo estrudo verso questo lato di un valore pari a 3. Con la sottrazione sottraggo a questo elemento, ottenendo questa risega. Nel frattempo seleziono questo cerchio e lo vado ad estrudere portandolo fuori. Con il comando sottrai, sottraggo questi due elementi creando la continuità. Per terminare con l'unione booleana vado ad unire le due parti, completando l'esercizio.